Buongiorno, oggi Ciao. siamo qui Buongiorno. con Eric. Eric, per chi non lo sapesse, è mio figlio, anche se molto spesso pensano che è mio fratello, il mio Piacere fidanzato. di conoscerti. Siamo qui in questo meraviglioso panorama, in questo meraviglioso paradiso tropicale e con questo video vogliamo parlarti un po' di digiuni. Anche Erika ha iniziato a sperimentare i processi di digiuno, ho fatto tanti video dove ne parlo, dove parlo delle kadasi, i digiuni degli yogi. Se non l'hai mai visto vai a vedere il mio canale YouTube e troverai molti video sull'argomento. E quello che vogliamo passarti in questo video è la consapevolezza dell'importanza dei processi di digiuno, che in realtà sono intrinseci nella natura, perché tutti gli animali vivono dei processi di digiuno. Pensiamo agli animali che vanno in letargo, pensiamo anche agli animali che più conosciamo, i cani, i gatti, che quando stanno male, che quando hanno qualche problema fisico intraprendono subito un processo di digiuno. Il nostro istinto, non appena magari abbiamo l'influenza, non appena abbiamo qualche malattia, il nostro primo istinto è proprio il non mangiare. Quando Esatto. invece magari i medici ci dicono no, mangia che ti fa bene, invece è l'opposto che devi fare. Esatto. E gli animali in natura hanno questa consapevolezza e in automatico Sì. fanno questo. E infatti, ad esempio, a noi è capitato quando abbiamo fatto quella malattia famosa di cui si è parlato in questi ultimi anni, non dico il nome perché avete già capito, e ci è durata un giorno, perché ci è arrivata, abbiamo fatto un digiuno e è andata via. Quindi nel momento in cui noi diamo la possibilità al corpo di depurarsi e facciamo sì che il corpo non debba essere impegnato nei processi digestivi, allora il corpo si focalizza sulla guarigione. E gli animali questo inconsciamente nella loro natura lo vivono e lo sanno. Un'altra cosa che deve farci riflettere sul processo del digiuno è il fatto che sin dall'inizio dei tempi in ogni religione è trasmesso questo rituale sacro. Pensiamo ai musulmani con il Ramadan, pensiamo a Gesù, e quante volte Gesù anche nel Vangelo ha parlato del digiuno. Pensiamo nel buddismo al fatto che nominano e citano il digiuno, nell'induismo con le kadasi si parla di processi di digiuno, quindi diciamo che in tutte le religioni si trasmette questo insegnamento del digiuno, dell'ebraismo e così via. Cosa vuoi aggiungere a riguardo, Eric? Beh, alla fine l'unico modo per guarire da qualunque cosa emozionale, fisica o per detossificarsi è non mangiare. Esatto. Poi ovviamente non è che non devi mangiare per tutta la vita, però ovviamente se magari hai qualche malattia, hai qualche anche piccolo problema, uno dei consigli che ti diamo è proprio l'iniziare a fare dei digiuni, anche piccoli, magari di un giorno, di qualche ora, anche intermittenti. Esatto. Sì. In Italia abbiamo avuto modo di conoscere un medico molto in gamba che a tutti i suoi pazienti consigliava e prescriveva, tra virgolette, il digiuno intermittente. Sì. Quindi qualunque patologia avessero gli veniva dato in primis un digiuno intermittente da intraprendere. Che cos'è un digiuno intermittente? È un piccolo digiuno che può essere anche di 18 ore, per dire. Quindi esempio molto semplice: vai a letto alla sera e rimangi dopo 18 ore, quindi salti il famoso pasto che ci hanno inculcato essere così importante, che è la colazione, quando in realtà in natura i bambini si svegliano la mattina e non hanno per niente fame. Dovremmo farci due domande: forse proprio perché la mattina in realtà non abbiamo poi così bisogno di mangiare. Esatto. È uno anche proprio dei digiuni anche che faccio io, è proprio il digiuno a succhi, che diversamente dal digiuno ad acqua o a secco può essere molto più facile e insomma può aiutare all'inizio. Esatto, ecco, il digiuno a secco, per chi non lo sapesse, è il digiuno senza nulla, cioè è un digiuno che ti porta ad alimentarti con soltanto aria e prana, la luce del sole, il mare e così via. Mentre il digiuno ad acqua è il digiuno
come appunto lo dice la parola stessa, con acqua. con solo acqua. E il digiuno a succhi invece è un digiuno un po' facilitato, che comunque è un processo di digiuno perché lo stomaco non attiva i processi di digestione e di masticazione che attiverebbe nel momento in cui mastica, ma è un digiuno che comunque ti agevola sicuramente, ed è ideale da fare nei periodi caldi, o per noi che viviamo ai tropici, o per te magari in primavera, estate, dove hai anche più facilità di trovare della frutta e dove il tuo corpo in maniera naturale necessita proprio di cibi freschi, quindi sei molto facilitato adesso in questo periodo. E poi riconnettendoci al discorso religioni, perché abbiamo parlato molto dell'aspetto fisico, ma perché le religioni inculcavano i processi di digiuno non soltanto per un discorso fisico e per un processo di guarigione che è già estremamente importante di per sé, ma anche per un processo spirituale, perché nel momento in cui tu compi un processo di digiuno ti si eleva in automatico la vibrazione. Chi ha fatto dei digiuni me lo può confermare. Senti che la tua vibrazione aumenta, senti che la tua energia si eleva, la mente è più quieta. Inevitabilmente, se sei in digiuno è praticamente impossibile che ti arrabbi, che ti fai 1000 paranoie, che ti crei 1000 problemi, perché sei in uno stato di quiete, e in quello stato di quiete è molto più facile entrare in un processo di meditazione, è molto più facile entrare in introspezione, è molto più semplice avere dei click interiori, quindi a digiuno hai anche più voglia di stare da solo, di ascoltarti, di effettuare un'autoindagine, come diceva il grande maestro Ramana Maharshi. Chi sono io? Chi sono? E quando fai un processo di digiuno ti rendi conto che in realtà non hai bisogno di tutto quel cibo di cui credi di aver bisogno, perché effettivamente, a parte il primo passaggio dove la mente crede di avere fame, dopo un po' ti accorgi che stai benissimo. E quindi ti rendi conto che anche tutta questa cosa dei cibi, del mangiare 1000 cose, del mangiare tantissimo, del mangiare 1000 volte al giorno, è un'altra illusione. Sì, è un po' come una distrazione. Le Anche. persone magari non sanno cosa fare al giorno o hanno già dei problemi e le uniche soddisfazioni che possono avere può essere, non lo so, il piatto di pasta o la pizza o la fetta di carne. Esatto. Però diciamo che non è la vera felicità questo, è solo una soddisfazione momentanea, come può essere quella della sigaretta, quella dell'alcol, quella delle droghe. Essere a conoscenza di questa cosa ti porta inevitabilmente ad un'introspezione e se ci fai caso, più sei inconsapevole, meno sei presente e più hai sempre qualcosa in bocca. Cioè, se tu ci fai caso e ti metti in una sala di aspetto o vai in giro per la tua città e guardi le persone, hanno sempre qualcosa in bocca. Più sono inconsapevoli, più sono addormentate, più hanno sempre qualcosa in bocca. Può essere la sigaretta, può essere il cibo, può essere qualcosa da bere, può essere la canna, può essere la droga, qualcos'altro che non dico nel video. Comunque hanno sempre qualcosa. Inizia a trascendere, inizia a stare nel senso di vuoto che il non mettere qualcosa in bocca ti dà, e inizia a chiederti cosa c'è dentro di me, dove lo sento il vuoto dentro di me. Smettila di riempirlo con qualcosa di esterno, perché è un'illusione, puoi riempirlo solo con qualcosa di interno. E come puoi trovare quel qualcosa? Attraverso la meditazione, l'introspezione, l'autoindagine, il tuo ascolto interiore. Tutto il resto è illusorio e quindi lì per lì ti riempie, ma poi ti senti di nuovo vuoto. Stai nel vuoto, staci dentro, solo così puoi andare oltre. E poi il vuoto di queste dipendenze, di queste cose, in realtà è il pieno, perché più tu sei vuoto da quelle cose, più sei pieno internamente. E più sei vuoto internamente, più ti riempi con quelle Esatto. cose. Sii davvero pieno, Sì. e svuotati. Sì. Un abbraccio di luce da questo meraviglioso panorama. Di là.
da tutte le parti, 360 gradi, illumina il mondo. Ciao. Ciao.